Allora, bentrovati amici, vi volevo far vedere un discorso importante. Questa Phalaenopsis è in fibra di cocco. Vedete che ha fatto delle radici nuove? Vedete queste radici nuove? Questa Phalaenopsis è in sfagno. Avete visto che ha delle radici nuove? Questa Phalaenopsis è in labillo vulcanico, ha delle radici nuove. Là ci sono delle radici nuove. Allora vi volevo dire, quando qualcuno di voi fa la tecnica dello sfioro con l'acqua, avete una produzione di radici nuove. Allora, non discuto sulla tecnica, anche se a me non piace, c'è chi la pratica e chi non la pratica. Questo è nel barche originale, c'è la radice nuova. Questo ha la radice nuova nel lapillo. Là c'è una radice nuova che sta venendo fuori, là ci sono delle radici. Allora è sovente per la Phalaenopsis tirar fuori delle radici nuove, vedete anche là, le tira fuori a prescindere, non è che la tecnica dello sfioro dell'acqua è lei che fa il miracolo. Queste erano tutte quante in fibra di cocco, sono state cambiate, queste sono state all'esterno, sono state modificate un po' i loro parametri. È normale che la Phalaenopsis faccia delle radici nuove, o le fa di nuove di suo, guardate le radici nuove di suo, perché è da un po' che sta in sfagno e fa le radici nuove di suo. Se fanno le radici nuove, le fanno perché c'è un cambio di substrato, quindi la teoria dello sfioro dell'acqua che fa produrre radici nuove è inesatta. Qualunque Phalaenopsis, quando ha cambiato il substrato, dice: che substrato è? Dove mi hai messo? Allora automaticamente deve andare a risondare il terreno, si deve resettare, perché può darsi che le radici che in precedenza erano nella fibra di cocco qui non le utilizza, può darsi che lei ha bisogno di farne delle nuove, che voi vedete qua. Quindi quello che vi voglio dire, non credete al sensazionalismo della tecnica dello sfioro, perché la Phalaenopsis produce radici nuove a prescindere. Con la tecnica dello sfioro la mettiamo in una condizione che non è logica per lei, perché essendo un'epifita non sta con le radici a contatto con l'acqua, non è una ninfea. Dopo che qualcuno riesce a gestirle o meno, ma qui si tratta di un principio etico, no? Del discorso che la pianta vive aggrappata agli alberi, non c'è senso metterla con le radici a pescolla, come si dice in dialetto, no? A pescare nell'acqua, non c'è senso. Quindi questo per farvi vedere in questo breve video che le Phalaenopsis fanno radici nuove perché devono riequilibrarsi, o semplicemente perché le fanno nuove perché le vecchie non vanno, è cambiato il clima, è cambiato il substrato, è cambiato tutto. Questa no, abbiamo detto, l'abbiamo presa in barca e poi la devo svasare, quindi cambiano le concimazioni, vedete quelle punte più scure, basta poco a cambiare un attimo la concimazione e la radice non la gradisce più. Quindi ecco, non credete in questo video al sensazionalismo che la Phalaenopsis a contatto con lo sfioro fa radici nuove, perché vi sto dimostrando con questo video che qualunque Phalaenopsis, anche questa che non sta benissimo, produce radici nuove, perché sia deve dire: Dani, in che substrato mi hai messo, che roba è? Questa pure ce l'ho passata in fibra di cocco, ma prima era come lei in barche originale. Quindi sia perché deve resettare, sia perché quelle vecchie probabilmente non sono più adatte per il tipo di substrato. Noi non lo possiamo sapere, dovremmo stare dentro la testa della Phalaenopsis per capire il perché. Guardate che radici, no? Sembrano un po' quelle tipo di lavanda. Allora, il discorso è questo: nuove le fa non perché sia il miracolo di qualche cosa. Vi sto facendo vedere che lapillo vulcanico, sfagno, lapillo vulcanico, barca originale, sfagno, fibra di cocco, radici nuove ci sono sempre. Quindi se uno vi dice provate a fare questa cosa perché è miracolosa, io voglio solo, ecco, sfatare che non è la tecnica dello sfioro. Comunque sia farebbe radici nuove a prescindere, quindi non è la tecnica dello sfioro una cosa importante. Le possiamo recuperare con qualunque materiale, vedete le sto coltivando con 1 che sarebbe il lapillo, 2 lo sfagno, questa qua è in fibra di cocco 3
e quattro ingredienti diversi, 4 substrati diversi, e quindi le radici nuove le fa a prescindere. Se l'avessi messa a sfioro avrebbe fatto radici nuove, ma vi dico, non credete al miracolo con il discorso dello sfioro, perché la Phalaenopsis è in grado di partire e di rifare radici nuove con qualunque tipo di substrato. Se non altro, qui possiamo dare ossigeno invece con la tecnica dello sfioro che qualcuno pubblicizza. Ripeto, c'è libertà di coltivazione, libertà di poter fare quello che vogliamo, ma non rispettiamo la natura della pianta stessa. Io avevo dei dendrobium fuori, Ghingianum in fibra di cocco, poi mi sono reso conto che devono rispettare il riposo, devono aggrapparsi perché sono piante da roccia, metterle in fibra di cocco non rispecchia pienamente, pur essendo ben felici di stare nella fibra di cocco, non rispecchia assolutamente il loro essere. Quindi la stessa cosa, la Phalaenopsis è un'epifita, vive agganciata agli alberi con le radici, come si dice in dialetto, a pescollare sull'acqua. Sarà molto difficile che le possiamo trovare, come se noi prendessimo una ninfea e la mettiamo su una zattera. Sì, tutto è possibile, però ecco, non credete al sensazionalismo, le radici le fa a prescindere qualunque tipo di orchidea, qualunque tipo di Phalaenopsis e qualunque tipo di substrato determina che c'è una ripresa. Questo forse potrebbe essere uno stello dei fiori, poi vedremo andando avanti. Grazie di avermi seguito per questa precisazione.